Hai mai pensato che la tua voce interiore non sia solo un rumore di sottofondo, ma il vero motore che guida la tua giornata? Il dialogo interiore è proprio quella voce che ti parla continuamente e che influisce su tutto, dalla tua routine mattutina a come reagisci di fronte a una sfida. Ogni pensiero che generiamo invia un segnale chiaro al nostro cervello. Quando dici a te stesso «non ce la farò mai», il cervello lo prende come una verità assoluta. Ma se cambi la frase in «posso farcela», allora è come se preparassi il tuo cervello al successo. Immagina di avere un mentore che ti parla 24 ore su 24. Ora, la cosa straordinaria è che tu decidi se questo mentore è lì per sostenerti o per buttarti giù. E questo dipende tutto da come scegli di parlare a te stesso. Vuoi che il tuo mentore ti incoraggi o ti indebolisca? In questo video ti mostrerò alcune tecniche pratiche per utilizzare il dialogo interiore come strumento di miglioramento della fiducia e del raggiungimento degli obiettivi. Alla fine avrai acquisito la conoscenza necessaria per ricalibrare i tuoi schemi di pensiero verso la positività e il successo. Ma prima di immergerci nelle potenti strategie che esploreremo oggi, voglio darti il benvenuto su Migliorarsi 24, il canale YouTube dove trovi tantissimi consigli su come migliorarti e portare la tua vita al livello successivo, e incoraggiarti a partecipare. Commenta qui sotto con i tuoi pensieri, le tue esperienze o domande che potresti avere durante il video. Hai mai considerato come il dialogo interiore positivo influisce sulla tua vita quotidiana? Devi sapere che quando ti svegli e ti dici «oggi sarà un grande giorno», stai impostando un tono che non solo influisce sul tuo umore, ma anche sulla tua capacità di affrontare sfide e cogliere opportunità. Diventi più resiliente di fronte alle difficoltà, più aperto alle opportunità e più propenso a perseverare quando sorgono ostacoli. Questa mentalità ottimistica non solo migliora il tuo stato mentale, ma ha effetti concreti sulle tue prestazioni. Studi scientifici hanno dimostrato che chi si impegna in un dialogo interiore positivo mostra una concentrazione migliorata, abilità di problem solving potenziate e maggiore creatività. Persone con questa attitudine sono anche più propense a uscire dalla loro zona di comfort e a prendere rischi calcolati, portandosi verso una crescita personale e professionale. Inoltre, il dialogo interiore positivo agisce come un cuscinetto contro lo stress e l'ansia. Quando affronti un compito scoraggiante, sostituire pensieri come «non posso farlo» con «posso gestire questa sfida» riduce i livelli di stress, migliorando sia il benessere mentale che fisico, con benefici come l'abbassamento della pressione sanguigna e il miglioramento della funzione immunitaria. D'altro canto, il dialogo interiore negativo può essere incredibilmente dannoso. È come una goccia di veleno costante che erode la tua fiducia e limita il tuo potenziale. Pensieri come «non sono abbastanza bravo» o «fallisco sempre» possono diventare profezie autoavveranti, creando un ciclo di dubbio e inazione che ti allontana dalle opportunità di crescita. Questo può avere un impatto non solo sulla tua vita personale, ma anche sulle tue relazioni e sul progresso professionale, portandoti a evitare rischi o a non perseguire opportunità. Col tempo, un dialogo interiore negativo persistente può persino contribuire a problemi di salute mentale come depressione e ansia. Riconoscere il potere del dialogo interiore e fare uno sforzo consapevole per spostarsi verso la positività è cruciale. Non si tratta solo di migliorare il tuo umore, ma di trasformare radicalmente la tua vita. Stai costruendo una base per il successo, la resilienza e la realizzazione personale. Ricorda, l'obiettivo non è eliminare tutti i pensieri negativi, ma coltivare un dialogo equilibrato che ti permetta di affrontare le sfide della vita con fiducia e determinazione,
Questo dialogo interno equilibrato non accade per caso. Richiede sforzo costante e pratica. Ma ti sei mai chiesto perché ci vuole tempo per cambiare i nostri schemi di pensiero? La risposta risiede nella neuroplasticità, la capacità straordinaria del cervello di cambiare e adattarsi nel corso della vita. È grazie a questa caratteristica che possiamo apprendere nuove abilità, formare abitudini e persino alterare i nostri schemi di pensiero. Ogni pensiero ripetuto, sia esso positivo o negativo, rafforza un percorso neurale nel cervello. Se il dialogo negativo diventa una routine mentale, quel sentiero negativo si consolida, rendendo più facile cadere in pensieri autolesionisti. Ma la neuroplasticità offre speranza. Così come si possono consolidare percorsi negativi, è possibile crearne di nuovi e positivi. Ogni volta che ti impegni in un dialogo interiore positivo, stai effettivamente scavando un nuovo percorso nel tuo cervello. Con il tempo e la pratica, questi nuovi percorsi positivi diventano più forti e automatici, rendendo i pensieri ottimistici più naturali. Questo processo non avviene dall'oggi al domani. Richiede pazienza e perseveranza. La bellezza della neuroplasticità, tuttavia, è che è una capacità che dura tutta la vita. Non importa la tua età o quanto siano radicati i tuoi schemi di pensiero, il tuo cervello può ancora formare nuove connessioni e rimodellarsi. Capire la neuroplasticità ci dà uno strumento potente per migliorare il dialogo interiore. Non si tratta solo di cambiare i pensieri, ma di ristrutturare il cervello per il successo e la positività. Questa consapevolezza ci motiva a persistere nei nostri sforzi, sapendo che ogni pensiero positivo contribuisce a un cambiamento duraturo nella nostra architettura mentale. Pratiche come le affermazioni e la ristrutturazione cognitiva sono strumenti efficaci per migliorare il dialogo interiore. Le affermazioni ti aiutano a concentrarti su ciò che vuoi ottenere, ripetendo dichiarazioni positive che rafforzano nuovi percorsi neurali. La ristrutturazione cognitiva, invece, ti permette di sfidare attivamente i pensieri negativi e sostituirli con alternative più realistiche e potenzianti. Entrambe queste tecniche, se praticate con costanza, possono trasformare il tuo dialogo interiore in un potente alleato. Facciamo un esempio. Immagina di dover presentare un progetto di fronte ai tuoi colleghi. Se ti ripeti, farò una figuraccia, non sono abbastanza preparato, il tuo corpo rifletterà tensione e insicurezza, riducendo le tue prestazioni. Ora prova a dirti: sono pronto, ho le competenze necessarie e farò del mio meglio. Noterai subito un cambiamento. La mente si concentra e la fiducia cresce. Questo piccolo aggiustamento nel dialogo interiore non solo migliora il tuo stato mentale, ma può anche potenziare il tuo rendimento. Molte persone non sono consapevoli di quanto il loro dialogo interno influisca sulle loro azioni e decisioni, permettendo ai pensieri negativi di prendere il sopravvento. Padroneggiare il dialogo interiore non si limita a migliorare l'umore, ma sblocca il pieno potenziale di crescita e successo. Il dialogo interiore positivo è uno strumento potente, supportato dalla scienza, che può cambiare drasticamente la tua vita. Come ha affermato Joe Dispenza, neurofisiologo e autore, i pensieri che ripetiamo diventano i mattoni della nostra realtà. Ed è proprio così. Con il giusto impegno, puoi letteralmente rimodellare il tuo cervello, trasformando il dialogo interiore da nemico silenzioso ad alleato potente. Ogni pensiero positivo che coltivi è come un mattone che costruisce una versione migliore di te stesso. La neuroplasticità ci dimostra che, con pratica costante, possiamo preferire percorsi positivi, rendendo il pensiero ottimistico più naturale. Ricorda, ogni pensiero positivo
è un passo verso una versione migliore di te. Iniziamo con le affermazioni, un potente strumento per cambiare il tuo dialogo interiore. Come diceva il celebre scrittore Napoleon Hill, ciò che la mente può concepire e credere, può realizzare. Ripetere affermazioni positive con convinzione aiuta a dirigere la tua mente verso ciò che desideri realizzare, rafforzando la fiducia in te stesso. Le affermazioni funzionano creando nuovi percorsi neurali nel cervello, un processo sostenuto dalla neuroplasticità. All'inizio è normale che ti sembrino forzate o persino false, ma ripeterle regolarmente aiuta a consolidare queste nuove vie mentali. Considera questa citazione del coach motivazionale Louise Hay, pioniera delle affermazioni. Ogni pensiero che pensiamo sta creando il nostro futuro. Immagina di ripetere ogni giorno: sono degno di successo. All'inizio potrebbe non sembrarti vero, soprattutto se sei abituato a dirti il contrario. Tuttavia, come ogni cambiamento, anche il pensiero richiede allenamento. Ad esempio, se tendi a dirti non ce la faccio, sostituiscilo con sono in grado di superare questa sfida. Scrivila, dilla ad alta voce, registrala e ascoltala regolarmente. Col tempo, questa affermazione inizierà a sembrare più naturale e vera, e il tuo cervello si preparerà a comportarsi come se quel successo fosse già a portata di mano. Un esempio concreto lo possiamo trovare in molte persone di successo. Muhammad Ali, uno dei più grandi pugili di sempre, è famoso per le sue affermazioni positive. Ripeteva spesso: sono il più grande, anche prima di diventarlo. Questo non solo ha rafforzato la sua autostima, ma ha preparato la sua mente per il successo. È la ripetizione costante e convinta che rende potenti le affermazioni, perché sposta il dialogo interno dal dubbio alla certezza. Ogni volta che pratichi le affermazioni, stai creando una nuova realtà mentale. Col tempo, come spiega anche Joe Dispenza, il tuo cervello inizia a credere che ciò che affermi sia già vero, allineandosi con la tua visione del futuro. A quel punto, il tuo corpo e il tuo comportamento seguono, permettendoti di agire con maggiore fiducia e determinazione. La chiave, quindi, è la costanza. Ripetere, credere e trasformare questi semplici pensieri in verità interiori. Un'altra tecnica efficace per trasformare il dialogo interiore è la ristrutturazione cognitiva, che ti permette di prendere consapevolezza dei tuoi schemi di pensiero negativi e sostituirli con alternative più costruttive. È un po' come diventare un investigatore della tua stessa mente, scoprendo quei pensieri limitanti che spesso si nascondono dietro preoccupazioni o paure irrazionali. Un ottimo esempio di ristrutturazione cognitiva viene dalla psicologia cognitiva di Aaron Beck, il quale affermava che spesso i nostri pensieri distorti possono portarci a conclusioni sbagliate. La chiave è interrogarsi su quei pensieri. È davvero vero? Ho prove concrete che confermano questa idea? O è una percezione distorta? Spesso, infatti, i pensieri negativi nascono da supposizioni o generalizzazioni eccessive. Ad esempio, se ti accorgi di pensare «non sarò mai in grado di riuscirci», fermati e sfida quel pensiero. Chiediti quali sono le prove per sostenere questo. Potresti renderti conto che non è basato su fatti concreti, ma su una paura di fallimento. Una volta identificato questo pensiero limitante, è fondamentale sostituirlo con uno più equilibrato e realistico. È difficile, ma posso imparare e migliorare con la pratica. Un esempio interessante di questo approccio lo troviamo in Albert Ellis, fondatore della terapia razionale emotiva comportamentale. Ellis insegnava l'importanza di sfidare pensieri irrazionali e sostituirli con convinzioni più razionali e utili. Ad esempio, invece di pensare «se fallisco in questo, sarà la fine»,
Potresti riformulare dicendo: se fallisco, avrò comunque l'opportunità di imparare e migliorare. Incorporare la ristrutturazione cognitiva nella tua vita quotidiana può davvero cambiare il tuo modo di affrontare le sfide, permettendoti di riprogrammare il cervello per cercare soluzioni e opportunità. Questo approccio non si limita a eliminare i pensieri negativi, ma ti aiuta a trasformarli in spunti di crescita. Joe Dispenza, uno dei massimi esperti in neuroscienze applicate, sottolinea che i nostri pensieri ripetuti non solo creano abitudini mentali, ma possono alterare le strutture fisiche del cervello stesso. Secondo lui, pensare in modo diverso crea una nuova mente, un'idea che si ricollega al concetto di neuroplasticità. In altre parole, quando sostituiamo pensieri limitanti come «non sono abbastanza bravo per farcela» con affermazioni più costruttive come «posso imparare e migliorare», stiamo rafforzando percorsi neurali più potenzianti. Questo rende più automatico pensare in modo positivo e proattivo. Facciamo un esempio concreto. Supponi di dover affrontare un progetto difficile. Inizialmente potresti pensare: non riuscirò mai a farlo. La ristrutturazione cognitiva ti invita a fermarti, chiederti se quel pensiero è basato su prove concrete e poi sostituirlo con: questo è impegnativo, ma con il giusto impegno posso farcela. Come spiega Dispenza, questo tipo di pensiero apre letteralmente nuove possibilità nel cervello, permettendoti di vedere le sfide sotto una luce diversa e costruire una mentalità più forte e resiliente. La chiave sta proprio nel cambiamento della prospettiva. Non si tratta solo di pensare positivo, ma di riscrivere i tuoi pensieri in modo che il cervello risponda in modo diverso e più efficace. Wayne Dyer diceva: «Quando cambi il modo in cui guardi le cose che guardi cambiano». Questa frase cattura l'essenza della ristrutturazione cognitiva. Cambiando la prospettiva sui tuoi pensieri, cambi il modo in cui vivi la realtà. La visualizzazione è una tecnica potentissima che coinvolge l'immaginazione creativa per anticipare il raggiungimento di un obiettivo o il superamento di una sfida. La sua forza risiede nel fatto che il cervello, come dimostrato da numerosi studi, non riesce a distinguere tra immaginazione e realtà. Quindi, quando visualizzi un successo con dettaglio e precisione, il tuo cervello inizia a costruire i percorsi neurali necessari per farlo accadere. Un esempio interessante di quanto la visualizzazione possa essere potente viene dagli atleti professionisti. Michael Phelps, ad esempio, ha usato la visualizzazione per prepararsi mentalmente a ogni gara. Prima di dormire, immaginava in dettaglio ogni bracciata e ogni virata, programmando il suo corpo e la sua mente per il successo. Questa tecnica lo ha aiutato a gestire anche imprevisti durante le gare reali, come quando gli occhialini si riempirono d'acqua durante una finale olimpica. Ma lui sapeva già come gestire la situazione grazie alla sua preparazione mentale. Oprah Winfrey ha parlato spesso del potere della visualizzazione nel suo percorso personale e professionale, affermando: «La creazione della tua realtà inizia nel pensiero e il modo migliore per focalizzarti su ciò che vuoi è immaginarlo come se fosse già accaduto». Per rendere la visualizzazione ancora più efficace, cerca di essere il più dettagliato possibile. Se stai visualizzando te stesso mentre superi una sfida o raggiungi un obiettivo, concentrati su cosa senti, cosa vedi, persino i suoni e gli odori intorno a te. Più specifica sarà l'immagine mentale, più potente sarà il suo impatto. La scienza ci dice che questa pratica attiva le stesse aree del cervello che useresti nell'azione reale, rinforzando quei circuiti neurali e rendendo il successo più raggiungibile. Dedica qualche minuto ogni giorno a questa pratica.
Visualizza te stesso affrontare una situazione con successo, raggiungere i tuoi obiettivi o superare un ostacolo con fiducia. Nel tempo, vedrai che il tuo cervello inizierà a trattare questi scenari come reali, creando le basi per trasformarli in realtà. Queste tecniche, affermazioni, ristrutturazione cognitiva e visualizzazione sono come un allenamento mentale. Così come l'esercizio fisico rinforza i muscoli, la pratica costante di queste tecniche rafforza la tua mentalità positiva. Ricorda, l'obiettivo non è eliminare del tutto i pensieri negativi. Questo non è realistico e in alcuni casi i pensieri negativi possono aiutarci a identificare problemi reali. Ma queste tecniche ti aiuteranno a sviluppare una mentalità più equilibrata e ottimista, permettendoti di affrontare le difficoltà della vita con fiducia e resilienza. Incorporando queste pratiche nella tua routine quotidiana, non stai solo cambiando i tuoi pensieri, stai rimodellando il tuo cervello. Richiede tempo e impegno, ma i risultati possono essere trasformativi. Adesso esploreremo come queste tecniche si collegano alla legge di attrazione e come i tuoi pensieri possono plasmare la tua realtà in modi che forse non hai mai immaginato. La legge di attrazione si basa sull'idea che i nostri pensieri e parole abbiano una sorta di qualità magnetica, attirando esperienze e circostanze che rispecchiano la frequenza energetica di quei pensieri. In pratica devi sapere che i pensieri positivi attraggano esperienze positive, mentre i pensieri negativi attraggano eventi o situazioni che risuonano con quella stessa energia negativa. Quindi ciò che si pensa e su cui ci si concentra tende a manifestarsi nella propria vita. Un esempio classico è visualizzare il successo finanziario, la serenità nelle relazioni o il benessere fisico, come se fossero già realizzati. Rhonda Byrne, autrice di The Secret, afferma: «Tu diventi ciò che pensi». Ciò non significa ignorare la realtà o i problemi, ma coltivare uno stato mentale che permette di vedere opportunità dove altri vedono difficoltà. Albert Einstein stesso una volta disse: «L'immaginazione è tutto. È l'anteprima delle prossime attrazioni della vita». Quindi, oltre al pensiero positivo, la legge di attrazione promuove una mentalità che stimola l'azione e l'apertura verso nuove possibilità. Per applicare la legge di attrazione è utile concentrarsi su ciò che si vuole raggiungere, piuttosto che su ciò che si vuole evitare, trasformando i pensieri in strumenti di crescita e realizzazione personale. Ora potresti chiederti: come si collega tutto questo al dialogo interiore? È semplice. Le parole che usi nel tuo dialogo interno sono come semi che pianti nella tua mente. Il dialogo interiore positivo semina opportunità e crescita, mentre quello negativo costruisce barriere che possono bloccare le opportunità. Facciamo un esempio concreto. Immagina di prepararti per un colloquio di lavoro. Se il tuo dialogo interno è pieno di dubbi: «Non sono qualificato», «Non mi sceglieranno mai», «Stai già predisponendoti al fallimento», probabilmente il tuo linguaggio del corpo rifletterà queste incertezze e potresti non sfruttare al meglio l'occasione. D'altro canto, se il tuo dialogo interno è positivo: «Sono ben preparato, ho molto da offrire», trasmetterai sicurezza e assertività. Questo non influenzerà solo il tuo comportamento, ma aumenterà anche la probabilità di ottenere un risultato positivo, allineando l'universo con i tuoi pensieri positivi. La legge di attrazione non riguarda il pensiero magico, ma piuttosto il mantenere una mentalità che ti permette di cogliere e capitalizzare le opportunità quando si presentano. Quando mantieni un atteggiamento positivo, sei più predisposto a notare soluzioni e connessioni che altrimenti potresti perdere. Inoltre, questa mentalità ti rende più resiliente
e capace di vedere le difficoltà come opportunità di crescita. Incorporare la gratitudine è un altro elemento chiave. Focalizzandoti su ciò per cui sei grato, stai allenando la tua mente a notare gli aspetti positivi della tua vita, che a loro volta attirano esperienze ancora più positive. Continuiamo il discorso esplorando ulteriormente l'importanza della coerenza e perseveranza nel cambiare il dialogo interiore. Cambiare il modo in cui pensi non è un processo che avviene da un giorno all'altro. La coerenza è fondamentale per ottenere risultati duraturi. Pensala come un allenamento mentale, così come non ci si aspetta di ottenere risultati fisici andando in palestra una volta ogni tanto. Allo stesso modo non puoi cambiare il tuo dialogo interiore con tentativi sporadici. Devi impegnarti in una pratica costante e quotidiana. Ogni giorno dedica qualche minuto al dialogo interiore positivo. Inizia la giornata con intenzioni chiare. Ripeti affermazioni che ti aiutano a impostare un tono positivo per le ore successive. Frasi come «Oggi sarà un grande giorno» o «Sono pronto per affrontare le sfide con successo» possono influenzare profondamente il tuo umore e la tua produttività per tutta la giornata. Durante il giorno resta consapevole dei tuoi pensieri. Quando ti accorgi che stai scivolando verso pensieri negativi, non scoraggiarti. Invece vedilo come un'opportunità per allenare la tua mente a tornare su un percorso positivo. Ogni volta che lo fai, stai rinforzando i nuovi schemi neurali che hai creato. La perseveranza è altrettanto importante. Ci saranno giorni in cui il dialogo positivo potrebbe sembrare forzato o innaturale. Potresti sentirti come se stessi facendo pochi progressi o che sia più facile ricadere nelle vecchie abitudini negative. Questo è normale. Il cambiamento non è sempre lineare e ci saranno alti e bassi lungo il cammino. Quando incontri delle difficoltà, ricorda perché hai iniziato questo percorso. Rifletti sui miglioramenti che hai già visto, anche se piccoli. Forse hai notato che ora gestisci meglio lo stress o che sei più resiliente di fronte alle difficoltà. Questi piccoli passi avanti sono segnali di progresso e dovrebbero darti la motivazione per continuare. Per tenere traccia dei tuoi progressi, può essere utile tenere un diario. Annota le tue pratiche quotidiane di dialogo interiore e ogni cambiamento che noti nel tuo comportamento, umore o nella tua vita quotidiana. Nel tempo sarai in grado di vedere quanto lontano sei arrivato, il che ti darà ancora più motivazione durante i momenti difficili. Ricorda, non stai cercando la perfezione. È irrealistico aspettarsi di non avere mai più pensieri negativi. L'obiettivo è creare un equilibrio, dove i pensieri positivi prevalgano e siano sufficientemente forti da affrontare quelli negativi. Anche un piccolo spostamento verso un dialogo interiore più positivo può avere un impatto significativo sulla tua vita. Man mano che persisti nei tuoi sforzi, il dialogo positivo diventerà sempre più naturale. Quello che una volta richiedeva uno sforzo consapevole diventerà il tuo modo di pensare predefinito. Questo è il segnale che hai davvero rimodellato il tuo cervello per il successo. Sii paziente con te stesso. Cambiare schemi di pensiero radicati non è facile e richiede tempo. Celebra i tuoi progressi, per quanto piccoli, e non essere troppo duro con te stesso quando incontri delle difficoltà. In sintesi, ogni pensiero positivo, ogni atto di autocompassione, ogni volta che scegli l'ottimismo al posto del pessimismo, è un passo verso una versione migliore di te stesso. Il viaggio verso la padronanza del dialogo interiore è continuo, ma con coerenza e perseveranza hai il potere di creare un cambiamento positivo e duraturo nella tua vita. Ricorda, sei degno, sei capace e hai il potere di creare la vita che desideri. Questo viaggio per padroneggiare il dialogo interiore inizia ora.
Abbraccialo e lascia che ti guidi verso un futuro più luminoso e appagante. Mentre concludiamo questo viaggio nel mondo del dialogo interiore, prendiamoci un momento per riflettere su ciò che abbiamo imparato. Abbiamo esplorato l'enorme impatto che il dialogo interno ha su ogni aspetto della nostra vita. Dallo stato mentale e benessere fisico alle nostre relazioni e successi personali, è chiaro che i pensieri che scegliamo di coltivare possono plasmare profondamente la nostra realtà. Non si tratta solo di parlarsi bene per migliorare l'umore, ma di attivare cambiamenti concreti nel modo in cui viviamo e ci percepiamo. Abbiamo anche appreso come la neuroplasticità del cervello, la sua capacità di rimodellarsi, sia un potente alleato nel nostro percorso. Grazie a questa caratteristica, possiamo effettivamente riprogrammare i nostri schemi mentali, spostandoci da pensieri negativi e limitanti a un dialogo interiore che ci rafforza e ci permette di raggiungere nuovi livelli di successo e realizzazione. Le tecniche che abbiamo discusso, come le affermazioni, la ristrutturazione cognitiva e la visualizzazione, non sono solo strumenti utili per il benessere mentale, ma pratiche in grado di trasformare la nostra realtà. Usarle regolarmente aiuta a costruire una mentalità più resiliente, aperta e ottimista, capace di affrontare le sfide con maggiore fiducia. Forse la lezione più importante è che trasformare il dialogo interiore è un viaggio, non una destinazione finale. Richiede pazienza, coerenza e perseveranza. Ci saranno momenti difficili, dubbi, ma ogni piccolo passo avanti è un progresso significativo. Ogni pensiero positivo che scegli consapevolmente, ogni volta che tratti te stesso con gentilezza, stai avanzando nel tuo percorso verso una vita più gratificante. Ricorda, il tuo dialogo interiore è come la colonna sonora della tua vita. Scegliendo di riempirla con messaggi positivi, incoraggianti e pieni di compassione, non stai solo cambiando il modo in cui pensi, ma stai cambiando la tua vita. Ti sfido a partire da ora. Presta attenzione al tuo dialogo interno. Cattura quei pensieri negativi e trasforma le parole che dici a te stesso in affermazioni di potere e autostima. Trattati con la stessa gentilezza e comprensione che riserveresti a una persona cara. Sii paziente e persistente e osserva come la tua vita inizia a trasformarsi, un pensiero alla volta. Ricorda, sei degno di una vita ricca di successi e serenità. Sei capace di affrontare qualsiasi sfida ti si presenti. Hai il potere di creare la vita che hai sempre desiderato. Il tuo viaggio verso la padronanza del dialogo interiore inizia ora. Abbraccialo e lasciati guidare verso un futuro più luminoso e appagante. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero ti sia piaciuto. Magari metti un like e un commento per farmelo sapere. In descrizione ti lascio altri interessanti approfondimenti su questo argomento. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuno dei nostri contenuti. Al prossimo video! E ricorda che sei tu il capitano che decide la rotta della tua vita.